Ciao a tutti amici dell'Acquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni del secondo semestre 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, momento di introspezione ragazzi, momento di saggezza. Per qualcuno ci potrebbe essere la ricerca della solitudine, quindi mi viene in mente come se qualcuno avesse proprio bisogno di stare con se stesso per rendersi conto di qual è la sua reale verità. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, l'indirizzo, o meglio il link, per la nuova pagina web dove trovate tutto quello che offro, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione trovate il link alla promozione di giugno, c'è la lettura semestrale in promozione, c'è anche il link al workshop sulla stesi identikit che si terrà a luglio, ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Insomma ragazzi, aprite la tendina e curiosate, qualche cosa che vi interessa secondo me lo trovate. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Ok. Partiamo con il giudizio. Poi abbiamo la sacerdotessa, ruota della fortuna, abbiamo un 5 di spade, un re di bastoni, un 8 di denari e il mondo. Avete tanti arcani maggiori, 4 su 7 ragazzi. Devo dire che è un movimento questo periodo abbastanza importante. Andiamo a vedere carta per carta, poi farò i vari esempi, single, non single, famiglie e via dicendo, amici. Allora, partiamo da questo giudizio, che è una carta di presa di consapevolezza, di risveglio spirituale anche per qualcuno. Avevo il mazzo al contrario, quindi queste le giriamo. Ok. Allora, 9 di coppe, sacerdotessa che avete già qui e 7 di bastoni. Tra il giudizio e la sacerdotessa devo dire che qui potrebbe arrivare come una forte illuminazione, un qualche tipo di presa di coscienza, di comprensione. Non nego che per qualcuno è legata a un percorso di studi, Andiamo a vedere la sacerdotessa. Allora abbiamo un 7 di coppe, un 6 di spade e la giustizia. Voglio un'altra carta per il 6 di spade. Qui è come se steste o valutando delle possibilità, delle alternative. Qualcuno potrebbe essere in una fase dove crea le alternative. Però ragazzi, con il 6 di spade ho anche la sensazione che potrebbe essere rivista la vostra idea di amore, la vostra idea di innamoramento, di relazione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Sette di pentacoli, forza, aspettate perché qua. Ok, mago e 6 di coppe. Giudizio 6 di coppe parlano di passato, ragazzi. E c'è anche un nuovo inizio.
con una ruota della fortuna. Guardate, io credo che questa ruota della fortuna preveda un cambio, se vogliamo anche abbastanza importante. Potrebbe essere o con i figli, considerato questo 6 di coppe, o per quello che riguarda, potrebbe essere un progetto di coppia, potrebbe essere un vostro progetto, considerato che anche qui abbiamo la carta dell'eremita. È come se si prendesse il coraggio a quattro mani e si iniziasse a fare qualche cosa per arrivare a raggiungere quegli obiettivi, quelle possibilità che vi si sono presentate, che avete iniziato a vedere, o meglio che inizierete a vedere, no? Andiamo a vedere il 5 di spade. Luna e 5 di bastoni, quindi 2 5. Anche la luna di nuovo, una carta che mi parla di passato. Ragazzi, potrebbe essere un momento un po' conflittivo, se ve la devo dire tutta. Il 5 di spade è sempre una carta che parla di ego, di lotte egoiche, e il 5 di bastoni parla di discussioni su cose di poco conto, è come se vi attaccaste ai dettagli. Datemi una carta per questa luna. Perché la luna è anche una carta che parla di paura. Abbiamo un 9 di pentacoli e un asso di pentacoli. Guardate, ho come la sensazione che sarà necessario per voi sviluppare una certa autonomia, una certa indipendenza. Questa indipendenza può essere sia a livello decisionale, sia a livello monetario, considerato qui queste due carte, a livello di ideologie, cioè non aspettate che ci siano gli altri a dirvi se fate bene, se fate male, cosa dovete fare. È come se con la carta dell'eremita questo semestre fosse focalizzato sullo scoprire voi stessi e di conseguenza quello che si accoppia con voi, quello che vibra con voi. Sento come questa energia di forte indipendenza, avete anche la sacerdotessa, sì, è come se ci fosse un momento di elevazione che vi dà la possibilità di creare con un'altra realtà. Vi ricordo che avete la ruota della fortuna, che è un cambio a 360 gradi, e qua avete il mondo, che è il compimento, il raggiungimento del risultato. Adesso andiamo a vedere l'otto di bastoni, scusate, il re di bastoni, questo è un 8 di pentacoli. Regina di denari. E diavolo, datemi un'altra carta per il diavolo. Appeso. È come se foste in una situazione o vi ritroverete in una situazione, mi viene da dire, dove non potrete fare molto o dove pensate di non poter fare molto, perché vi ricordo che avete un 6 di spade, carta di credenze limitanti, e la luna che vi fa vedere solo metà della realtà. Qui abbiamo anche 7 di coppe, che come la luna parla di proiezioni, di qualche cosa che noi proiettiamo sul futuro senza solide basi. E con la scusa che qui abbiamo anche un diavolo e un appeso, ci potrebbe essere effettivamente qualche costrizione, qualche fermo, se vogliamo. Mi verrebbe da dire nell'organizzazione di qualche cosa. Per qualcuno potrebbe essere riferito alla casa proprio. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo temperanza, papa e asso di bastoni. Ragazzi, qua l'otto di pentacoli al contrario mi parla di qualcuno che non è costante, che mi viene da dire anche non c'ha voglia. Comunque l'incostanza
diciamo è una delle caratteristiche secondo me del prossimo periodo, ed è proprio una di quelle cose che con la carta della temperanza vi dicono che dovete guarire. Fate attenzione perché è come se non faceste fisicamente, con questo asso di bastone al contrario, qualche cosa per riportare questo equilibrio. Cioè vi vedo un po' seduti fondamentalmente nel prossimo semestre, un po' lì. Avete due volte la sacerdotessa, che è comunque una carta di studio, di staticità, di intuizione, ma è ferma. Avete la regina di denari, la vedo con la testa un po' bassa. Queste carte che parlano comunque di qualche tipo di blocco. ehm, ma è come se doveste sviluppare la vostra indipendenza, cioè non lo sento come un blocco negativo, ma è un blocco positivo, nel senso che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, quello che prima probabilmente con la luna e il 7 di coppe non si riusciva a fare, no? C'è come una necessità di riequilibrare certi temi della vostra vita prima di ufficializzare, fare contratti, iniziare nuovi percorsi piuttosto che di intraprendere nuove iniziative. Adesso io qua ho spostato tutto, molto bene. Ok, andiamo a vedere questo mondo. Regina di spade, fante di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Allora, devo dire che sì, secondo me qualcuno potrebbe anche iniziare dei nuovi percorsi di studi. Siccome è una stesa sugli affetti, potrebbe essere come uno studio di qualche materia proprio, però che vi porta, cioè inerente ai temi umanistici. Magari potreste trovarvi a leggere un libro che vi aiuta a creare come questa forza interna per lavorare la vostra costanza, piuttosto che potreste iniziare siccome vi parlavo di indipendenza prima, come se doveste sviluppare la vostra indipendenza, la vostra autonomia, e vi ho anche detto che per qualcuno si tratta di indipendenza economica, qualcuno potrebbe iniziare a studiare qualche tema di finanza per non dover dipendere dal partner, dai genitori, da chi che sia. Allora, partiamo da chi è single, ragazzi. Vi dico che secondo me c'è una grossa probabilità di incontrare una persona. Uno dei due, secondo me, è un po' più bloccato. Non so perché, ma potreste essere voi, perché comunque è come se foste in una sorta di guarigione. Qualcuno potrebbe essere uscito da un vecchio tema, da una vecchia relazione. Però ho proprio come la sensazione che sì, potrebbe nascere qualcosa anche di bello. Una volta che voi vi siete, diciamo così, messi in quadro, sarà più facile dettare le regole della relazione. Cioè, nel momento in cui io capisco che, ipotesi, davanti alle discussioni scappo, quando incontro questa nuova persona, cerco di non scappare davanti alle discussioni, ma di affrontarle, un po' come rompere i miei schemi di comportamento dovuti alle vecchie relazioni. Questa indipendenza, cioè non mi interessa se io e te siamo in disaccordo, ok? Questo tipo di dipendenza alle volte succede come codipendenza, cioè do ragione al mio partner non perché effettivamente penso che abbia ragione, ma perché penso che se non gli do la ragione, lui o lei mi possa abbandonare. E quindi questa crea codipendenza. In questo periodo imparerete a sviluppare le vostre idee indipendentemente da quello che dicono gli altri. È proprio la carta dell'eremita, secondo me. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora anche qui ragazzi, secondo me le cose vanno abbastanza a gonfie vele, c'è la possibilità di iniziare un nuovo capitolo. Per qualcuno si tratta di figli, asso di coppe, abbiamo il mago, abbiamo 6 di coppe, abbiamo l'asso di denari, insomma ci sono varie carte che, c'è il 9 di pentacoli, varie carte che mi dicono che si potrebbe aprire il tema figli. Se quello non è il vostro caso, potrebbe esserci come
un sogno o un qualche tipo di progetto inerente magari un viaggio, inerente una casa, inerente il costruire qualche cosa insieme. Avete tanti assi, 1, 2, 3, 4 per adesso. Poi c'è un 10 qua, che è una bella ruota della fortuna, e che quindi parla di occasioni fortunate che arrivano. Abbiamo il mondo che mi dice che qualche risultato anche lì lo otterrete. Quindi secondo me può esserci questa costruzione di qualche cosa di solido insieme al partner o alla partner. Se siete invece in una relazione un po' così, un po' non ben definita, piuttosto che clandestina, sento che vi farete furbi, nel senso che è come se imparaste certi stratagemmi per in qualche modo portare la vostra persona di interesse verso di voi. Con questo non voglio dire che circuirete l'altra persona, non lo vedo negativamente, però è come se cercaste di coinvolgere di più l'altra persona nei vostri sogni, nei vostri progetti, in quello che potrebbe essere un obiettivo di coppia. Non vi nego che se siete con qualcuno, quindi relazioni clandestine, non definite, piuttosto che coppie, potreste avvertire con la carta dell'eremita un po' di solitudine in più, che può essere volontaria o no, cioè qualcuno ricerca questa solitudine, qualcun altro ci si sente un po' solo, ma è arrivato questo eremita proprio per insegnare l'indipendenza. Quindi l'essere soli nell'affrontare le cose, le decisioni della vita vi porta a fare esperienza. Vi ricordo che l'eremita è il saggio, colui che ha già le esperienze necessarie sulle quali poter affidarsi, poter scegliere, diciamo, come se avesse un bagaglio culturale sulle sue esperienze. Quindi siete in grado, è un momento di crescita in questo senso. E se poi andiamo a vedere per quello che riguarda per esempio la famiglia, ehm, guardate, la famiglia che sia la vostra già creata o che sia quella di origine, devo dire che ci sarà come un nuovo modo di vivere le cose, un nuovo modo di godersi la famiglia, secondo me, e tutto sommato, anzi, vi dirò che con questo mondo, se per caso c'erano dei temi aperti, potrebbero direttamente concludersi. Per quello che riguarda i figli, se ne avete, se non ne avete, sapete che questa parola nella cartomanzia si può sostituire con la parola progetti. Devo dire, ragazzi, che è un periodo fortunato per i progetti. Credo che se avete figli qualcuno potrebbe effettivamente iniziare un nuovo percorso lavorativo, un nuovo percorso di studi. Ehm, Stavo guardando se per qualcuno c'è come un trasferimento dei figli. No, per adesso no, però è come se si stessero armando per creare una loro indipendenza, una loro realtà, una loro vita, indipendentemente dalla famiglia. Questo chiaramente se i figli sono grandi, eh? Però è come se fossero in una nuova fase, anche qui ci sono tanti assi, devo dire. E poi mondo e ruota della fortuna mi parlano proprio come di un cambio ad ampio raggio. Per quello che riguarda invece gli amici, la vita sociale, le persone che vi sono intorno, ehm, allora, settore amici e vita sociale e no, parentado no, e, diciamo conoscenti, ehm, dovrete lavorare un po' con la vostra testa, ragazzi. Qua ci sono varie carte che mi dicono che potreste essere condizionati da quello che pensano le persone intorno a voi. Invece io qui ho la sensazione che
Lasciate perdere le discussioni con gli amici, con le persone, perché non servono, vi scaricano di energia e con la scusa che qua c'è questo diavolo, potrebbero essere lotte egoiche, potrebbero essere questioni che risalgono alla vostra infanzia e che voi state ancora portando avanti, che non hanno più ragione di essere e questo appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. C'è anche la temperanza che ci parla di guarigione, però è proprio il diventare indipendenti. Ragionate con la vostra testa, non vi fate influenzare da quello che dicono gli altri. Io lo dico spesso, quando gli altri ci danno qualche consiglio è filtrato dalle loro paure, dalle loro credenze limitanti, dalle loro esperienze, dai loro fallimenti, dai loro successi, insomma. Diciamo ragazzi che tutto sommato è una semestre che porterà delle soddisfazioni, ma soprattutto vi porterà la possibilità di diventare più autonomi, più indipendenti, di ragionare con la vostra testa, non in funzione del partner, in funzione dei familiari, in funzione dei figli. Non mi piace dire che diventerete egoisti perché non è così, semplicemente smetterete di aspettare il benestare degli altri. Mm? Andiamo a vedere qualche oracolo. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Sentite gli altri, i pareri che hanno da darvi, però non vi fate condizionare. È interessante perché questo angioletto viene rappresentato con una sfera di cristallo, di quarzo, come se l'angioletto sapesse che cosa sta per succedere. Dai una possibilità alla tua relazione. Vi dico, c'è un 6 di spade qua e un diavolo qua, è come se ci fosse qualche cosa nella testa che vi sta condizionando ed è un po' quello secondo me che dovete lasciar perdere. Sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena di esaminarli, quindi non sottovalutate quello che state provando per qualcuno. E poi abbiamo pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Questo nel caso in cui non abbiate ancora un o una partner. Vi dico, qui il lavoro principale è fare questo movimento di indipendenza. Perché quando siete più indipendenti, che non siete lì, come vi spiego? Quando una persona vi dice, se voi conoscete una persona e proponete, facciamo questo, l'altra persona dice sì, facciamo quell'altro, l'altra persona dice sì, cioè qualsiasi cosa proponete, la persona dice sì, è come se non avesse una sua personalità, mentre magari la persona lo fa per paura di essere abbandonata, per paura di essere rifiutata. Ecco un po' questo il senso, cercate di esprimere la vostra personalità. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Qui abbiamo un serpente e ci parla di competizione, di nemici. L'altra donna. Sentite ragazzi, io ho come la sensazione che nella zona degli amici ci sia una persona che dobbiate tenere d'occhio. Se siete in coppia potrebbe essere una persona che flirta con il vostro partner o diversamente potrebbe anche essere una persona che cerca di consigliarvi male. Sapete, ci sono delle amicizie che magari sono gelose di voi o gelosi di voi e quindi per affossarvi vi danno dei consigli sbagliati. Quindi è per quello che in questo periodo magari non lo fanno neanche con la malizia. Magari è proprio che quella persona, come avevo detto prima, ha le sue idee, le sue credenze limitanti e vi dà un consiglio che non è per voi, per quello che qui avete l'eremita e vi invita a decidere con la vostra testa. Ultimo oracolo, ragazzi. In questo momento abbraccio la mia pace interiore
e rilascio sarebbe ok, e rilascio quello che in questo momento sta arrivando perché l'universo si sta veramente mettendo al lavoro. È un po' come dire, mi casca l'occhio sulla sacerdotessa, è un po', la traduzione ha fatto pena a Pietà Ribrezzo, ragazzi, non ve l'ho tradotto bene, però è come se vi dicessero appunto di godervi la vostra pace interna e di lasciare tutto il resto nelle mani dell'universo. Mm? Bene, ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore e sono 4 playlist, vanno viste in ordine di numero, sono numerate e ci sono temi, oltre a quelli delle credenze limitanti, temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per sciogliere proprio dei blocchi energetici. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Ragazzi, se avete un iPhone non si vede il tasto abbonati, quindi vi consiglio di abbonarvi dal telefono o da un altro computer, insomma, e in modo appunto poi da riuscire a vedere l'abbonamento, i video degli abbonati. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio grandissimo, vi auguro un secondo semestre splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!